Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al convegno sul web marketing pratico. Il mio nome è Diego Gualdoni, mi sono laureato in scienze geologiche, ma poi la vita mi ha portato ad occuparmi di cose completamente diverse dagli studi che ho fatto. Appunto, durante gli studi ho cominciato a interessarmi ad internet fino a farlo diventare la mia professione. Attraverso il sito webhosting.it fornisco servizi di spazio web, registrazione domini, realizzazione siti e di web marketing. Da ottobre, quindi da questo mese, ho pubblicato un nuovo sito che si chiama marketplan.it, di cui vedete appunto il logo. Il sito è intanto completamente gratuito ed è diviso in due sezioni. Da una parte delle guide che riguardano ovviamente il campo del web marketing, con l'idea poi di aggiungere nuove guide con il tempo, e da una parte una sezione per iscritti, ripeto, l'iscrizione è gratuita, una sezione che presenta diciamo, un'applicazione software che consente la gestione e l'ottimizzazione di un sito da parte del webmaster che decide di iscriversi. Questi sono i miei riferimenti. Per qualsiasi richieste e consulenza anche gratuita potete contattarmi ai numeri di telefono che vedete. Volevo ringraziare prima di partire la Camera di Commercio di Perugia, la Promo Camera di Perugia, il Comitato Giovani Imprenditori, e la signora Maria Letizia Margiotta, che mi ha seguito durante la preparazione di questo corso. E quindi un ringraziamento a loro per aver scelto me per parlare di questo argomento interessantissimo, appunto il web marketing pratico. Intanto, cosa significa web marketing? Il web marketing è in sostanza la promozione che facciamo noi su internet, sul web, ed è costituita da un numero di strategie e di tecniche davvero elevate. Quindi pensare che oggi in un convegno si possa trattare e esporre tutte queste strategie è appunto impossibile, è impensabile, però l'idea è quella di mostrarvi quelle che sono le tecniche più utilizzate e più facili da implementare. Perché pratico? Perché appunto attraverso questo incontro io vi spiegherò passo dopo passo quali sono le tecniche da applicare e come vanno applicate, proprio su siti di mia appartenenza e anche su una demo che faremo nel corso dell'incontro. Ho immaginato di dividere questo corso e questo incontro in 6 moduli principali, che sono poi le 6 principali strategie da applicare ad un sito per renderlo visibile, per generare traffico e quindi per realizzare appunto un sito di successo. Questi 6 moduli sono quelli che appunto vi sto per esporre. Il primo riguarda l'ottimizzazione di un sito sia per i visitatori che per i motori di ricerca, poi le tecniche che riguardano l'autorevolezza, cioè rendere un sito autorevole, sia nei confronti dei visitatori che nei confronti dei motori di ricerca. Il terzo modulo riguarda quello che io ho riassunto con la voce prospetti, cioè rendere il traffico che passa attraverso il nostro sito da anonimo a conosciuto, nel senso che spiegheremo una serie di tecniche di strategie su come riuscire a ottenere almeno l'indirizzo email di chi passa, perché poi questo ci permetterà di ricontattarli in seguito e di socializzare con loro, cioè stabilire una relazione, un rapporto di fiducia che ci consentirà poi successivamente di generare delle vendite. Infine il sesto modulo
è quello dell'analisi, cioè studiare le cose che abbiamo fatto in relazione al nostro sito e vedere ciò che funziona e valorizzarlo e ciò che non funziona e quindi migliorarlo. Prima di partire volevo fare un accenno al tipo di approccio che dobbiamo avere quando ci mh, poniamo di fronte al proprio sito con l'idea di svilupparlo. L'approccio deve essere un approccio olistico. Che intendo per approccio olistico? Bisogna avere una visione generale di tutte quelle che sono le strategie principali da applicare nel sito, nel senso che non c'è una singola tecnica che può fare la differenza fra un sito mediocre e un sito di successo, ma sono tutta una serie di strategie da applicare e da considerare nel loro complesso che fanno la differenza. Quindi un approccio con una visione generale al discorso del web marketing. Non esiste nessuna formula magica. Chi vi dice che può posizionare un sito in una settimana su Google o chi vi promette 100.000 visite in un mese, in realtà mm, mente perché per ottenere dei risultati così velocemente, così consistenti, ci vuole tempo e pazienza. Bisogna star lì, bisogna applicare le varie tecniche, imparare e aggiornarsi sullo sviluppo di nuove tecniche, perché internet è un mondo dinamico e quindi ci possono essere sempre nuove strategie rispetto magari a quelle di cui parleremo adesso. E chi pensa di posizionare un sito su internet anche ben fatto e stare lì ad aspettare che arrivino le vendite, diciamo, sbaglia perché un sito va presidiato, aggiornato, mantenuto e seguito nel tempo. Un altro concetto importante che voglio proporvi, e poi alla fine vi dimostrerò in pratica cosa significa, è quello delle piccole modifiche. Cioè, quando noi andiamo a realizzare un sito, è importante avere presente il concetto delle piccole modifiche da applicare ad un sito per valutare poi gli effetti. Perché le piccole modifiche hanno la loro importanza? Da una parte perché sono facili da implementare, per esempio una piccola modifica su una pagina per vedere se rende di più è quello di cambiare il titolo, cambiare un'immagine o cambiare il contenuto. E sono facili da misurare perché attraverso gli strumenti di analisi che internet ci mette a disposizione eh, possiamo valutare il loro effetto sul nostro sito. Se noi andiamo a modificare un numero considerevole di pagine, un numero considerevole di fattori, potremmo avere dei benefici o meno da queste modifiche, ma non riusciamo attraverso gli strumenti di analisi a capire effettivamente quali sono le modifiche che danno e contribuiscono al miglioramento del sito. Questo corso e questi 6 moduli possono essere intesi anche come un piano vero e proprio di web marketing, cioè l'insieme di cose da fare e da applicare al proprio sito, qualsiasi sia il modello di business o la nicchia di mercato di vostro riferimento. Intendo dire che seguendo i moduli di cui andiamo a parlare e messi in conseguenza nel modo in cui verranno esposti, è una sorta di checklist, un vero e proprio piano di web marketing che ognuno di noi, ognuno di voi deve seguire nel tempo e personalizzandolo poi a seconda delle vostre specifiche esigenze. Ovviamente questo piano di web marketing ha dei caratteri generali che valgono per qualsiasi modello di business, ma può essere integrato con vostre personalizzazioni a seconda della vostra nicchia di mercato. Fallire una pianificazione significa pianificare un fallimento. Questa è una frase che vi voglio proporre perché è molto, molto interessante. Secondo me coglie proprio il senso del discorso della pianificazione. Prima di metterci al lavoro
e per evitare di vivere alla giornata, diciamo così, nello sviluppo del proprio sito, analizziamo e pensiamo a quello che è il piano di sviluppo del sito nel tempo, l'inserimento di nuovi contenuti, l'inserimento di nuove immagini, l'ampliamento dei nostri canali sociali, il tipo di analisi che andremo a fare. Quindi bisogna immaginare un piano di web marketing che riguarda il medio e il lungo periodo per sviluppare un proprio progetto web. Adesso faccio un piccolo accenno a quello che è il preventivo di spesa, nel senso che alla fine del corso ehm, io vi propongo e vi avrò proposto due strade, quello di affidare in outsourcing o a dei fornitori di vostro riferimento la realizzazione di un sito e la sua promozione, oppure di farlo voi attraverso delle strategie di cui parlerò, che saranno tutte facilmente applicabili. Alla fine quindi del convegno deciderete se avrete abbastanza tempo per dedicarvi voi stessi al progetto o se affidare lo sviluppo del vostro progetto web ad un fornitore. In questo caso le spese da fare riguardano il nome di dominio, quindi la registrazione di un nome di dominio, lo spazio web, quindi trovare un fornitore di hosting. Solitamente, per esempio, per quanto mi riguarda, io comincio a vendere pacchetti di spazio web a 40 euro l'anno e comprendono il nome di dominio e lo spazio web con caselle di posta elettronica, database, eccetera. Poi però c'è anche il discorso della realizzazione del design, la realizzazione del sito, oltre che della sua promozione. Per quanto riguarda la realizzazione del design, è mia esperienza che, diciamo, a chi si rivolge a me parto da una cifra base di 1500 euro. Poi, a seconda delle necessità, questa cifra può evidentemente aumentare. Per quanto riguarda il marketing, io qui ho messo una cifra di intorno a 1000 euro, ma è veramente una cifra molto teorica perché i casi e le esigenze sono davvero differenti nel tempo e per questo motivo diciamo, io l'ho messo come cifra di riferimento anche se poi dovrete fare riferimento e esporre il vostro progetto ad un fornitore. Detto questo, io però vi propongo attraverso questo convegno la possibilità di spendere 0 euro o poco più intendo perché comunque delle spese che si riferiscono alla registrazione del dominio o allo spazio web ci sono, quindi supponete un massimo di 100 euro l'anno. Però vi propongo delle tecniche che vi consentiranno anche di avere un sito di successo spendendo 0 euro. Ovviamente dovrete dedicare del tempo, questo è evidente. Inoltre, alla fine del corso vi farò anche un buono regalo, diciamo così, dal valore di 100 euro. Poi alla fine vi per chi avrà la pazienza di assistere al convegno fino alla fine, vi spiegherò come ottenere il vostro regalo.